Radice quadrata di radice di 2 meno x per radice quadrata di radice di 2 più x uguale a x. Dobbiamo trovare x ovviamente. Facciamo un passaggio prima di applicare le condizioni di esistenza e concordanza dei segni. Quindi scrivo sotto un'unica radice radice di 2 meno x per radice di 2 più x. Questo è uguale a x. Che condizioni dobbiamo avere? Allora, questo qui deve essere maggiore di 0, questo qui deve essere maggiore di 0 e poi possiamo procedere elevando al quadrato entrambi i membri. Quindi questo banalmente è maggiore di 0, il primo quando radice di 2 meno x è maggiore di 0, il secondo radice di 2 più x è maggiore di 0. In realtà andrebbe bene anche l'uguale. Quindi x minore di radice di 2 minore o uguale e x maggiore o uguale di meno radice di 2. Quindi per valori compresi tra meno radice di 2 e radice di 2. E poi dobbiamo imporre che questo sia maggiore di 0, quindi semplicemente x deve essere maggiore di 0. Alla fine ho che anche qui può essere uguale a 0. Non c'è nessun problema se x è uguale a 0. Quindi alla fine ho che x deve essere compreso tra 0 e radice di 2. Ok? Mettendo insieme queste due. Procediamo con la risoluzione. Fatte queste premesse posso elevare al quadrato entrambi i membri, quindi ho radice di 2 meno x per radice di 2 più x uguale a x quadro. Svolgo la moltiplicazione, in realtà utilizzo il prodotto notevole, quindi ho 2 meno x quadro uguale ad x quadro. Quindi ho 2x quadro uguale a 2. Semplifico, x quadro uguale a 1, ossia x uguale a più o meno 1. E questa è la mia soluzione? No, devo confrontare con le condizioni di esistenza che mi sono ricavato. X uguale a 1 è dentro questo intervallo. Questo vale 1,4, quindi l'1 c'è. Però x uguale a meno 1 direi che è al di fuori dell'intervallo, quindi non è accettabile. Quindi x uguale a 1 è l'unica soluzione della mia equazione di partenza. Ti consiglio di guardare anche questo video in cui ho utilizzato un trucchetto interessante per trovare il valore di x più y.